amici di escursionista.org, siamo sul lago di Seo, è un lago di origine glaciale, ci troviamo in Lombardia. Oggi attraverseremo delle bellissime torbiere, costeggeremo quasi tutto il lago su un percorso praticamente pianeggiante di quasi 70 km, tranne lo strappo finale a Monte Isola, che è una salita veramente molto importante. La strada è super panoramica e ci sono dei tratti che sono scavati nella roccia, sono davvero suggestivi. Guardate fino alla fine per scoprire questi luoghi meravigliosi. Gas troppo tardi, scusa, troppo tardi, siamo già su. Sono le 9 di mattina, abbiamo già iniziato a festeggiare, ci troviamo alla locanda del viandante e il titolare ci spiega un po' di cose sulla zona e le torbiere. Questa è una riserva naturale tra le principali d'Italia, non c'entra nulla col lago. L'ultima glaciazione ha creato questo terrapieno che separava questa zona dal lago. Hanno trovato la torba, perciò hanno cominciato a scavare. La torba è servita a far decollare industrialmente la zona attraverso le filante, banchi da seta, eccetera, eccetera. Devono funzionare appunto tutti i macchinari col vapore prodotto da questa torba. L'hanno scavata fino alla fine della seconda guerra mondiale. Dopodiché a fianco ha trovato, ci passerete, le buche più profonde, quella è argilla. È nato un polo importantissimo di produzione di mattoni, coppi, eccetera, eccetera. In pratica è la stazione di Provaglio Timoline ed è un posto che consiglio assolutamente a tutti. Siamo nella pista ciclabile che attraversa la riserva della biosfera UNESCO della Valle Camonica Alto Serbino. Dopo le fatiche di ieri, oggi è una bella passeggiata in riva al lago. E questi sono i miei compagni di viaggio, reduci dal giro di ieri. Anzi, se non l'avete visto, fatelo, ve lo metto qui da qualche parte il link, lo trovate in descrizione. Ciao! Ciao bella! Tra i laghi lombardi, quello di Iseo probabilmente è quello più nascosto agli occhi dei turisti. Non c'è turismo di massa che si vede negli altri laghi della Lombardia, anche se ultimamente è stato riscoperto dal National Geographic, che ha fatto un documentario per parlare delle bellezze di questi luoghi. Sono degli scorci veramente suggestivi.
godere di questo bellissimo paesaggio è importante fare il giro del lago in senso orario, almeno così ci hanno consigliato e noi così abbiamo fatto. Una discesa davvero unica, intagliata nella roccia e rigenerante. Questo è un tratto di ciclabile che vale veramente tutto il giro del lago. Stupendo, incastonato nella roccia. Sembra la pista ciclabile delle fiabe. Eccoci finalmente sul traghetto per Monte Isola. Siamo a Monte Isola, 4,5 km quadrati, un isolotto al centro del lago Iseo. E il panorama è veramente stupefacente. Purtroppo della salita finale ho solo questa ripresa e qualche bellissima foto perché il cellulare purtroppo era scarico. La vista dal santuario è meravigliosa. Ed eccoci in partenza per il terzo giorno, forse il più semplice dal punto di vista di chilometraggio, sono solo 37 km e 210 metri di dislivello, sarà impegnativa la parte finale in Franciacorta, per altri motivi. E ci troviamo in Franciacorta. Chi non conosce, che produce un vino che fa impallidire i produttori di champagne in Francia, è uno dei vini frizzanti, spumantizzati, metodo classico, metodo de Champenoise, chiamiamolo come volete, Migliori del mondo. Se ti è piaciuto il video fai un like, se non ti sei ancora iscritto al canale fallo subito, tanto è gratis.